Ben ritrovati amici, oggi vi parlo di questo libro, anzi di questo autore Jean-Luc Sieff, bizzarro, strano, particolare, geniale, come tutti i grandi fotografi, anche se forse non è poi così conosciuto immeritatamente perché dovrebbe essere di più. Certamente gli amanti dello street, di questo genere fotografico o comunque di quelle estemporanee che raccontano lo svolgersi dei tempi, quindi il cambiamento sociale, senz'altro lo conosceranno. Jean-Luc Sieff, un libro in formato 30x25, quindi classico libro, insomma anche abbastanza gustoso da vedere, sebbene appartenga ad un editore, Tashkent, che probabilmente noi appassionati conosciamo bene. Special price, quando vedo questa etichetta, non me li lascio scappare. Nell'ala di copertina c'è un po' di così una leggera introduzione che in realtà poi non racconta molto, e poi il classico, diciamo la classica carta da parati, perdonate la cosa scherzosa, della Tashkent. Però poi si arriva invece alla carta. La carta del libro non è una carta che abbia una grande grammatura, sentite che è una carta abbastanza leggera, però comunque il look fotografico, un tipo satinato matte, lo conserva e permette di vedere nella giusta ponderatezza le immagini che vi sono stampate. In altre parole, se fossero delle fotografie di un grande formatista, di Sexton, di Adams e tanti altri come loro, che necessitano la ricerca del dettaglio, insomma il piacere di leggere il dettaglio nell'immagine, probabilmente rimarremmo un pochettino a bocca asciutta, mentre con questo tipo di come posso dire, di carta, ma questo genere fotografico, trovo che sia particolarmente azzeccato. Prefazione o prologo. Una cosa interessante di questo libro è che è scritto in 3 lingue, 1, 2, 3, quindi ogni foto ha una triplice didascalia. L'inglese, insomma, dai, lo mastico abbastanza, almeno a leggerlo, però trovarmi anche l'italiano mi aiuta ancora di più. Come vedete, viene diviso per anni, anzi per decenni, the 50, i 50, e comincia, insomma, Jean-Luc era uno che scriveva molto, e ho scelto questo libro, pensate, io non lo conoscevo, l'ho preso tanti anni fa, ma l'ho scelto perché mi ricordava una cosa che io faccio da sempre, cioè di mettere una didascalia, un'impressione alle mie foto, che attenzione non è un titolo, è un'impressione. Vi faccio un esempio: scatto una foto perché sono al mattino a fotografare su una cima, e sotto la foto mi scrivo che freddo quella mattina, non avevo nemmeno fatto in tempo a prendere un caffè, oppure ero soltanto con il K-Way, eccetera. Giusto per darvi l'idea. Ho ritrovato le stesse cose e mi piacciono molto. E allora eccole qui le foto di costume, potremmo dire, ma ce ne sono di quelle che sono avanti, proprio avanti, e cioè abbiamo un largo uso per esempio del mosso, o anche talvolta di uno sfocato, ma anche un dettaglio che sembra strano potersi ricavare da un piccolo formato. E poi donne. Lui ha lavorato molto nel campo della moda, quindi con molte modelle, e con anche per riviste di lusso che poi, insomma, racconta, gli stavano un po' strette, eccetera. Troviamo molte donne anche di diversa età, belle. Questa per esempio mi piace un sacco. Ecco, per esempio potrei leggervi, ora qui forse non riuscite nemmeno a vedere il viso femminile, che è ritratto piccolo, sta guardando, lui la osserva da un lucernaio, e dice: Michel Jardin, Parigi, nel 56, lei debuttava nel cinema, io nella fotografia, e il futuro era tutto nostro, sfortunatamente. È scomparsa pochi anni or sono. C'è una didascalia che secondo me serve anche a lui per inquadrare, per ricordare quello che è stata la foto, ma che dà un valore aggiunto. Guardate che bellezza, cosa si può fare con il piccolo formato. A volte io me lo dimentico inseguendo un pochettino, diciamo, formati maggiori, ma avere la capacità di sviluppare e di stampare adeguatamente
significa fare davvero la differenza. Vado un po' veloce, c'è questa foto che però invece ha fatto un po' il giro del mondo, è la levitazione della suora in piazza San Pietro. Lui dice che alla morte di Pio XII nel 58, come un Cristo che cammina sulle acque, questa religiosa in lievitazione sembrava aspirata dai cieli per rendere l'ultimo omaggio al suo Papa, davvero suggestiva. E poi appunto la moda, quindi anche modelle, anche dei nudi molto garbati, non c'è nulla di esplicito. Vado veloce perché non voglio raccontarvi tutto, finché però poi non arrivano queste foto che mi piacciono un sacco. Questo è già negli anni 60, il periodo della moda, dei ritratti, poi la bambina anche. Ecco, anche un nudo come questo oggi può sembrare quasi banale o scontato, insomma non c'è nulla di nuovo, invece allora era veramente avanguardia, possiamo dire, così come questa sagoma, ma guardate che esposizione, insomma c'è da imparare anche qui, ma sì, anche in questa c'è da imparare, un autore che a me piace parecchio. Le immagini, come vi dicevo, sono anche stampate e riprodotte bene, quindi è anche piacevole da, così, da sfogliare questo libro. Salto un po' velocemente, oppure no. Questa è una di quelle che mi piace di più in assoluto. Innanzitutto una bellissima donna, un nudo di una grazia unica, e questa è la didascalia. Dopo una sessione di lavoro, tutti e due stanchi, ci bevemmo un caffè. Portava ancora il trucco pesante di quell'epoca, ma si era tolta la camicetta. veramente, veramente sembra di quasi partecipare assieme ai suoi scatti. Questo è il ritratto di un uomo che fumava molto, che poi insomma a causa del fumo ha anche perso progressivamente la sua vita. Una bellissima immagine sfocata in maniera progressiva con questo fumo, davvero, davvero notevole. Vi faccio vedere le ultime cose per notare come effettivamente anche l'autore evolva certamente nel suo stile. Anche questo, che garbo, che bella questa fotografia, così come questo ritratto, una capacità di ritrarre i grigi. E pensate, ricordatelo sempre, che stiamo parlando di una stampa editoriale, quindi siamo nell'ambito di 3-4 stop di capacità cromatica, ma in questo caso monocromatica, quindi di gamma dinamica, e poi tante altre foto fino proprio alla moda, quella l'ultima degli anni 80. Ogni anno si regalava un autoritratto, questo è quello del 1978, e poi se lo fotografava così. Insomma, genialoide, artistoide, assolutamente da scoprire. Io spero anche di avervi un po' incuriosito con questo libro, e vi ricordo Jean-Luc Sieff per Taschen Editore, ma lo potete trovare credo anche per altri editori. E a voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video.